Ciao dormiglioni, come state? Spero tutto molto bene. Questa sera un video un po' diverso dal solito. Infatti provo a lanciare questo, credo, nuovo format di ASMR al buio, dove vedrete solo la mia sagoma e le sagome degli oggetti che andrò ad utilizzare. Direi di cominciare subito. Il primo oggetto che andrò a utilizzare è questo. E personalmente mi piace molto. In sottofondo probabilmente sentirete delle auto. Questo perché nell'ultima live che vi lascio sopra abbiamo fatto un sondaggio e la maggior parte di voi si è detta propensa ad avere un video in cui si sentono anche le auto. E allora ho colto la palla al balzo, visto che in questi giorni nuovamente l'autostrada della mia città sembra essere chiusa e passano molte auto sotto la mia casa e mi diventa quindi difficile riuscire a registrare un intero video con calma e senza eccessivi tagli. Fatemi sapere nei commenti se vi hanno infastidito troppo oppure no, così nel caso dovesse ripresentarsi un'occasione analoga saprò se aspettare o se posso comunque realizzare qualche contenuto per voi. Vi ricordo, se non le avete, indossate le cuffie perché anche se in questo video magari non ve ne accorgete, dal lato video intendo, l'audio è comunque binaurale, ovvero potete sentire il suono che si sposta da un lato all'altro. Se vi va potete anche provare a indovinare cosa sono gli oggetti che utilizzo. Potete provare a indovinare, insomma, dalla loro sagoma. Questo era il primo. Il secondo oggetto invece è molto più semplice. Dovreste riuscire a vederlo. E anche il suo utilizzo dovrebbe farvi intuire con semplicità di cosa si tratta. Non so a voi, spero chiaramente che sia così anche per voi, ma io devo dire che apprezzo un sacco questa idea che mi è venuta degli ASMR al buio fatti così. Non so in tutta onestà se qualcuno lo avesse
avesse già fatto. In quel caso gli chiedo scusa per averli sollevato l'idea spacciandola per mia, ma finora non ne ho visti. E qualche sera fa stavo registrando e impostando le luci mi sono reso conto che usciva un bel effetto sagoma, e ripensandoci nei giorni dopo mi sono detto che sarebbe stato carino provare a fare un video così. Avrebbe potuto dare una sensazione di non so cosa sta succedendo, anzi di non so cosa sta succedendo. Queste sono virgolette. E quindi mi ispirava a tentare. Spero appunto che sia un'idea che possa piacere anche a voi, almeno la metà di quanto piaccia a me, perché mi piacerebbe veramente diventasse uno dei miei format distintivi. Questo trigger, non so a voi, ma io lo preferisco quando viene fatto sulla mia testa. Così, non so se si sente il suono, ma vi posso garantire che io percepisco tutto il relax. Ebbene, proseguiamo con il terzo oggetto, ma vi faccio ancora vedere il secondo oggetto, se volete provare a indovinarlo nei commentini. Il terzo oggetto, per chi mi segue, sarà senz'altro facile da riconoscere. Ve lo faccio vedere. È un oggetto che uso molto spesso, specie nelle live, e quindi ecco, chi è un fedele dormiglione delle live non dovrebbe avere difficoltà non solo a indovinare di che oggetto si parla, ma addirittura il suo colore. Tra le altre cose, mentre faccio questi trigger, parlo un po' con voi perché sapete, mi piace quando chiacchieriamo. La luce che ho sullo sfondo in questo momento si riflette un po' sulla camera, ovviamente, e va a riflettersi su alcuni oggetti arancioni e su alcuni oggetti dello stesso colore di questo oggetto. Sembra uno scioglilingua, ma non è voluto, e esce una sorta di situazione molto strana, perché i colori, specie quelli arancioni, sembrano essere in qualche modo essere messi in evidenza, quasi, non saprei dirvi. Avete presente quei colori che, illuminati da una certa luce, diventano più sgargianti? Ecco, una cosa analoga. Vi faccio un esempio. Ho nella mia visuale il
presente una scala colori e di tutti i colori ne vedo 4. Uno è dello stesso colore di questo oggetto qui. Uno è bianco, che risulta quasi un po' rosa. E altri due, ora non saprei dirvi che colori siano nella loro realtà, ma con la luce attuale li vedo entrambi di un bel arancione. Sembra uno di quei segnali stradali, vede presente quelli con le freccioline tac tac tac, che magari trovate anche in autostrada ogni tanto quando fanno i lavori, o sulle strade normali quando ci sono delle curve un po' strette, delle curve un po' strette. Ok, e ora passiamo al quarto, credo, oggetto, ma vi faccio vedere ancora meglio il terzo. Potrei essermi sbagliato con i numeri, ma nel caso voi non fateci caso. Ecco, questo è il quarto oggetto. La sua sagoma secondo me è facilmente individuabile e lo sarà ancora di più durante il suo uso, per il suono caratteristico che fa. Questo trigger so che piace a moltissimi e io sono parte delle persone che lo apprezzano senza ombra di dubbio. E mentre lo eseguo vi ricordo, se ancora non vi siete iscritti al canale, mi raccomando, non dimenticate di farlo, perché mi è di grande supporto e di grande aiuto. Tra l'altro, come vi sta andando questo periodo? Spero che vada tutto bene e che l'avvicinarsi del periodo delle feste possa farvi essere felici più o come al solito, insomma, l'importante è essere felici. La quantità della felicità poi è un piccolo plus. Se si è più felici del solito, meglio. Se si è felici come al solito, basta essere felici e va bene comunque, no? Penso che possiate notare quando un trigger mi piace particolarmente, perché continuerei a farlo all'infinito senza troppi problemi. E a causa di ciò però capita spesso che magari lo faccio meno degli altri o meno spesso, perché temo di farlo troppo a lungo, troppo spesso, poiché mi piace. Insomma, mi faccio forse
forse, come si può dire, confondere le idee, ecco, si può dire così. C'è un termine più specifico, ma in questo momento mi sfugge. Mi faccio confondere le idee dai miei gusti, e quindi magari, anche se non l'ho fatto a lungo, non l'ho fatto spesso, mi dicono: "Oh Luca, basta, non farlo più, perché questo trigger ti piace, lo fai troppo spesso, lo fai troppo a lungo, datti una regolata". Tipo anche questo trigger, lui, ora non saprei dirvi da quanto tempo lo sto facendo. A me sembra poco, ma al tempo stesso, siccome mi piace, so che potrebbe essere passato molto e non essermene reso conto. Quindi, nel dubbio, direi che lo concludiamo. Ci avviciniamo all'ultimo oggetto, che potreste pensare simile al primo, ma chi ha delle orecchie attente si sarà reso conto che non è il primo. Ogni tanto do delle manate al microfono, ma già le do abitualmente, e poi ancora in questa posizione non sono molto abituato, e quindi tutte scuse, in realtà sono maldestro. Che oggetto sarà questo? Provo a farvelo rivedere, anche se mi rendo conto che può essere complicato. Mi sembra anche di vedere dalla sagoma che intravedo nel feedback, un po' lontano e un po' in piccolo, che le mie braccia risultano molto ine. Mi sono tolto la felpa, felpa, prima di cominciare a registrare, perché nella posizione in cui sono ora ho il termosifone discretamente vicino e avevo timore di avere caldo durante la registrazione. Ma se non lo avessi tolta, forse avrei potuto far finta di avere delle braccia un po' più spesse. Ma va bene così, va bene così. A ognuno le sue braccia. Non si può essere tutti come Thor, tipo. E va bene così, insomma. Ci stiamo avvicinando alla fine di questo video e io ne approfitto per ricordarvi i vostri compiti. Ebbene sì, anzi, così si vede anche la mano. Ebbene sì, perché è un video che vi dà dei compiti. Il primo è dirmi da 1 a 10 quanto vi hanno infastidito le auto che avete, penso senz'altro, sentito in sottofondo, così insomma da capire come muovermi quando si verificano queste situazioni. Il secondo compito invece è provare a indovinare
gli oggetti, i 5 oggetti, i ben 5, tutti e 5 oggetti che sono stati utilizzati per provare a farvi rilassare. Ecco, diciamo che le prime 5 persone che indovineranno i 5 oggetti, tutti e 5 e nel corretto ordine, potranno essere salutate nella prossima live, se mi ricordo. E onde evitare situazioni strane, quando commentate non potrete modificare il messaggio, altrimenti qualcuno potrebbe riuscire con ore di ritardo rispetto a qualcun altro a piazzarsi primo in classifica. Avete capito cosa intendo? Spero. Non lo so, ma io sì, quindi ecco le regole del gioco. Bene, 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 bene. Spero di essere riuscito a farvi rilassare. Spero che le auto non abbiano dato troppa noia. Sicuramente questo per me sarà un video semplicissimo da editare. E quindi spero che non vi abbiano dato troppo fastidio, via. Così se dovesse ricapitare situazione analoga, so che non devo impazzire. Se no vabbè, non è un problema. Io vi ricordo, se vi va, di lasciare una spolliciata al video. Fatemi anche sapere se il format della SMR al buio vi piace, oppure no. E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, che non fa mai male e fa anche rima. Io vi auguro, come sempre, un buon proseguimento di relax e ci vediamo nei prossimi giorni.